Andiamo avanti con l'altra fase, la fase della caduta della testa a racchetta e la fase di accelerazione. Guardate un pochettino, qui comincia la fase della caduta della testa a racchetta, il momento in cui, come si vede, come si vedrà, il braccio comincia una piccola rotazione all'interno che darà una spinta ulteriore alla racchetta nella fase di accelerazione. Guardate un po' come il braccio comincia a rotarsi mentre la testa della racchetta cade. Guardate come il braccio si ruota all'interno. Ok, vediamo dall'altra prospettiva. Da qua, come abbiamo detto, inizia la caduta della testa a racchetta con quella piccola rotazione all'interno, quasi una torsione più o meno del braccio dominante mentre la racchetta cade. Guardate come il braccio si è rotato. Guardate come fa questa piccola rotazione, una cosa molto importante per il rovescio ad una mano. Da qua comincia l'allineamento delle spalle, quindi da questo momento in poi le spalle cominciano ad allinearsi alle anche. Vediamo un pochettino, guardate come le spalle sono meno girate rispetto a prima, rispetto alla fine della fase di preparazione, rispetto alle anche. Vediamo anche dall'altra prospettiva. Guardate come le spalle cominciano ad allinearsi alle anche. Ok, guardate un po' adesso, la mano non dominante sta ancora sulla racchetta, quindi dopo questo momento subito si staccherà. Il polso, come si vede, sta ancora flesso verso l'alto, vedremo meglio dall'altra prospettiva. Le spalle un pochettino stanno ancora disallineate alle anche e da questo momento comincia la fase di accelerazione, quindi qui finisce la fase della caduta della racchetta e ovviamente anche la rotazione, quella piccola rotazione del braccio dominante. Si vede qui, guardate il polso, questo volevo farvi vedere, come il polso è flesso ancora verso l'alto. Guardate, si vede qui. Ok, da qui comincia la fase di accelerazione. Andiamo avanti, la mano non dominante si è già staccata e comincia la rotazione del braccio, quindi prima abbiamo fatto una rotazione interna, adesso comincia la rotazione esterna. Guardate qui, sempre prima dell'impatto con la palla, il braccio dominante si è esteso,
Il polso, come vedete qui, sta ancora verso l'alto, ancora flesso verso l'alto. E le spalle si sono allineate alle anche. Guardate come le spalle si sono allineate alle anche, con la racchetta ancora indietro. Guardate come con la racchetta indietro le spalle si sono allineate. Questo movimento del rovescio assomiglia, come abbiamo detto, sempre a un gesto di lanciare dal lato sinistro, dal lato non dominante, un oggetto da dietro in avanti. Quindi se voi eseguite un lancio di un oggetto dal lato non dominante, quindi se giocate con la mano destra eseguite il lancio dal lato sinistro e viceversa, questo assomiglia al lancio di un oggetto dal lato non dominante. Vediamo dall'altra prospettiva. Guardate, iniziamo la fase di accelerazione. La mano non dominante si è staccata dal cuore della racchetta. Guardate il braccio dominante esteso, la racchetta che è rimasta sempre indietro e le spalle, come si vede qui, le spalle sono allineate alle anche. Guardate anche il polso, si vede anche qui bene come è sempre flesso verso l'alto.